Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare di 4 dei deck che reputo migliori attualmente disponibili da dopo l'uscita di Mega Rising. Li vedete sullo schermo e sono Mega Blaziken X, Decidui X, Cofagrigus e Jolteon X. Andiamo subito a parlare del primo, Mega Blaziken X. Giochiamo 2 Torchic ovviamente, poi giochiamo un Blaziken normale della nuova espansione, fondamentalmente per counterare Oricorio, 2 Entei X e 2 Mega Blaziken X. Poi abbiamo le solite 2 Pokéball, 2 caramelle rare, 2 distintivi fiamma che sono ultra importanti, una Giant Cape, 2 ricerche accademiche, una Sabrina e un Cyrus, una Vera, anch'essa è una nuova carta uscita col nuovo set, e una Lilia. Andiamo subito ad analizzare. Fondamentalmente il gioco ruota intorno a Entei X come Pokémon iniziale, che ci permette di andare a pescare carte con la sua abilità, e ha comunque un attacco costo 2 abbastanza importante, da 60 danni, e Torchic, che sarà ovviamente il nostro pivot nel momento in cui lo andremo a evolvere in Mega Blaziken. Abbiamo fondamentalmente tutti gli strumenti per counterare tutti i deck meta attualmente in circolazione. Abbiamo una Sabrina che ci permette di rimuovere magari un Chimling Early, che ci andrebbe a impedire di giocare le Pokéball e le caramelle rare, piuttosto che andare a togliere un matchup difficoltoso. Abbiamo eventualmente un Cyrus per andare a riportare in campo un Pokémon danneggiato inizialmente con Entei X. Abbiamo Vera, molto importante per la gestione delle nostre carte Pokémon. Ci ritroveremo quasi sempre a pescare o un Torchic o un Entei X ovviamente, e magari a veder tardare l'arrivo di un Mega Blaziken X. Con Vera possiamo andare a pescare ulteriori carte, tra cui Mega Blaziken X, e dopodiché tenerci in mano Mega Blaziken X e rimischiare nel mazzo eventuali carte che non ci servono, ad esempio una seconda copia di Entei X che difficilmente andremo ad utilizzare. La Giant Cape è sicuramente uno strumento utile per far sì che il nostro Mega Blaziken X abbia ulteriori punti vita, o anche solo per mantenere più a lungo in vita Entei X. Le ricerche accademiche non serve spiegarle ovviamente. Lilia è sicuramente utile per mantenere in vita Mega Blaziken X, anche perché ricordiamo un KO di un Mega equivale a 3 punti per l'avversario e quindi automaticamente chiusura del match. E infine 2 distintivi fiamma. I distintivi fiamma sono la carta strumento più importante di questo deck sicuramente, perché ci permettono 2 strategie. La prima è primo scenario, iniziamo con Torchic in campo e partiamo per primi. Peschiamo Entei X, al secondo turno possiamo assegnare l'energia a Torchic, ritirarlo, mettere in campo Entei X, iniziare a sfruttare la sua abilità, e al terzo turno col distintivo fiamma andremo a recuperare questo turno perso, avendo subito 2 energie su Entei X e potendo quindi attaccare. La seconda strategia è inizio con Entei X o Torchic o la caramella rara magari, oppure Omega Blaziken e vado a pescare la caramella rara o viceversa. Assegno normalmente l'energia ad Entei X, nel momento in cui c'è da fare il cambio di marcia ritiro le 2 energie, assegno l'energia di turno al mio Torchic, uso il distintivo fiamma e ho subito Mega Blaziken pronto ad attaccare. Se dovessi avere 2 distintivi fiamma, questo mi permette addirittura di fare questa operazione senza dover assegnare l'energia di turno a Torchic, potendola quindi magari assegnare all'altro Torchic, per esempio. Quindi è una carta fondamentale, è assolutamente importante. La forza di questo deck è la velocità con cui possiamo andare a fare ultra mega danni con Mega Blaziken, perché ricordiamo è un 120 di attacco, costo 2, che ci chiede di scartare un'energia a ogni fine turno, quindi dal momento in cui inizieremo a usarlo considerate che dovremo sempre assegnare un'energia di turno a Mega Blaziken se vogliamo continuare ad attaccare, però infligge bruciatura all'avversario, quindi automaticamente sono 140 danni di turno, e se l'avversario dovesse rollare una croce quando lancia la moneta sono ulteriori 20 danni alla fine del suo turno.
quindi sono molti danni. E in più è un mega, come molti dei mega usciti attualmente, a 210 HP, quindi è comunque abbastanza difficile da tirare giù se giochiamo bene. Questo era il primo deck, l'ho utilizzato in questo evento, attualmente in corso degli emblemi. Ho fatto 10 partite e ne ho vinte 9. Tra l'altro, ovviamente con un po' di fortuna, perché in alcuni matchup sono finito contro un altro Mega Blaziken X, e comunque lì, come dire, ha vinto in quel caso io, quello che aveva pescato la mano migliore fondamentalmente. Però è sicuramente tra tutti i deck appena usciti quello più pericoloso, perché può fare davvero tantissimi danni super in fretta, tra tutti i deck che utilizzano i mega, ovviamente. È molto poco strategico, cioè è molto facile da giocare e ha un potenziale elevatissimo. Passiamo ora al secondo deck. Il secondo deck in realtà è un deck che già esisteva prima di questa espansione, è un deck molto forte, con cui molte persone hanno fatto il rank Master Ball senza problemi. L'ho aggiornato ovviamente con due carte appena uscite con l'espansione che lo rendono ancora più forte di quanto già non fosse. Tra l'altro è un ottimo counter per uno dei top meta deck in circolazione, che è Suicune X, perché fondamentalmente ci permette di andare a con l'utilizzo di Decidueye normale o l'utilizzo comunque della versione X con il suo attacco freccia spietata, ci permette di andare a cecchinare i Pokémon in bench all'avversario, andando quindi a ridurre notevolmente il potenziale del suo Suicune X e non dandogli tempo di magari preparare Giratina. Vediamo comunque la composizione del deck. Due Rowlet ovviamente, la versione con Agetuffo, quindi costo 1, che permette di fare 10 danni a uno dei Pokémon del tuo avversario, compresi quelli in panchina. L'utilizzo di Rowlet e di Dartrix, perché ne giochiamo due, quindi giochiamo anche lo stadio 1 con sempre un attacco a costo 1, Agituffo, che in questo caso sono 20 danni a un Pokémon dell'avversario, che sia in panchina o quello attivo, ci permette di andare a settare i segnali di danno sui Pokémon avversari per poi andarli a one-shottare o comunque cecchinare con Decidueye X quando lo evolveremo. È un deck ultra veloce, ha solamente due Pokémon, quindi ci ritroveremo ad avere solo due Pokémon, ed è un altro dei motivi per cui è un ottimo counter per Suicune X, perché lato nostro avremo solamente un Pokémon in panchina, quindi dei 60 possibili danni bonus del Suicune X, il nostro avversario si ritroverà ad averne soltanto 20. E giochiamo quindi una Pokéball, che ci serve per andare a prendere l'altro Rowlet, due caramelle rare per velocizzare lo stadio evolutivo, due mantelli silvestre per aumentare gli HP del nostro Decidueye X o del nostro Tesi2. Ci permettono intanto di avere un Rowlet a 90 HP fin dall'inizio, se dovessimo avercelo, e di mantenere questo bonus HP poi sulla linea evolutiva, arrivando fino a 200 HP con Decidueye X. La doppia ricerca accademica, ovviamente, un'erica per andare a curare i nostri Pokémon d'erba negli stadi precedenti alla fase 2, perché poi giochiamo due Lilia che ci permettono di curare di 60 HP un Pokémon di fase 2. Perché tutte queste cure? Perché dobbiamo avere il tempo e la possibilità di resistere ai danni dell'avversario per fare 3 KO o 2 KO se dovessimo tirare giù un Pokémon X. E abbiamo bisogno fondamentalmente di 2-3 turni per fare questa cosa qua. L'importante è poterci resistere, di conseguenza ecco perché ci sono queste 3 carte. Dopodiché le vecchie versioni usavano Cyrus piuttosto che Mars e così via. Ho integrato Copycat, Copiona e Vera, perché secondo me sono due valide aggiunte a questo deck. Con Vera possiamo andare a prenderci i Decidueye X e i Desi2 scambiandoli per i Dartrix se dovessimo avere delle caramelle rare. E Copycat invece ci permette, essendo questo un deck che va a bruciare abbastanza in fretta la mano e non ha vari metodi per andare a pescare, no? Che non siano le due ricerche accademiche,
ci permettono di andare a malligare la nostra mano, eventualmente se dovessimo avere delle carte in più, e andare a pescare una nuova mano. Tra l'altro è un ottimo counter per i deck contro che vanno a pescare molte carte, perché fondamentalmente Copycat ci fa rimischiare la nostra mano e pescare un numero di carte equivalente a quelle dell'avversario. La strategia è, in realtà ne abbiamo parlato mentre spiegavo il deck, è molto semplice. L'importante è sfruttare bene i danni iniziali di Rowlet e Dartrix, perché se dovessimo trovarci in una situazione in cui abbiamo Decidueye AX in campo e nessun Pokémon della bench avversaria con segnalini in danno, non possiamo usare Freccia Spietata e possiamo usare solamente Foglie Lama e andiamo a perdere tutto quello che è il potenziale di questo deck, che sulla carta può ottenere 3 KO o 2 KO, uno dei quali X, dalla bench avversaria senza dover aver nulla a che fare col Pokémon attivo dell'avversario. Questo ci permette di bypassare un sacco di carte trainer utilizzate attualmente in meta. Quindi è importante, l'unica nota da tenere conto è appunto sfruttare questo meccanismo. Passiamo al terzo deck. Il terzo deck è in realtà sicuramente non un top deck meta, ma secondo me è un'ottima valida alternativa attualmente, se non si dovesse avere una doppia copia di Mega Altaria X. Come meccanismo base più o meno sfrutta quello di Mega Altaria X, se non per il fatto che il nostro primo Pokémon non sarà Mega Altaria X con la sua dinamica, ma sarà appunto Cofagrigus. Andiamolo a vedere intanto. Giochiamo 2 Yamask, 2 Changing, 2 Cofagrigus, un Indeedee X, un Giratina X, doppia Pokéball, 2 Fortune Guanti, 2 Red, 2 ricerche accademiche, doppia Sabrina, una Copycat e un'Ortilla, che tra l'altro Ortilla è il nome italiano e non si sa in realtà da dove arrivi, però va bene, io uso il gioco in italiano, le carte in italiano, quindi utilizzerò i nomi in italiano, a parte per alcuni dove mi viene automatico usare il nome inglese. Fondamentalmente Chingling è una carta utilissima, spesso inizieremo con Chingling in mano e se non dovessimo iniziare con un Chingling in mano ma vogliamo sfruttarne le capacità e dovessimo avere Ortiglia ci viene perfettamente in aiuto perché ci fa pescare esattamente solo quei 2 Chingling. È importante, sottolineo, giocarne sempre solo uno, perché dopo lo vedremo, uno degli altri ci servirà averlo in mano. Chingling è un Pokémon abbastanza fastidioso perché ha un attacco a costo 0, quindi può attaccare fin dal primo turno volendo e impedisce all'avversario di usare le carte strumento, quindi va a inibire le Pokéball e le caramelle rare, che sono fondamentalmente le 2 carte che più ci interessano. Inibire Pokéball, impediamo all'avversario di andare a cercare Pokémon base, magari chiave del proprio deck, e a caramella rara impediamo ad esempio un Mega Blaziken X, che è un deck molto veloce e aggressivo, di ottenere Mega Blaziken X fin dall'inizio, perché gli stiamo impedendo di usare la caramella rara per evolvere. Yamask e Cofagrigus, ovviamente Cofagrigus è il nostro pivot. Che cosa fa? Un attacco 2, fa 120 di danno, l'unica diciamo clausola, postilla, è che per far sì che questo attacco abbia effetto dobbiamo scartare 2 carte dalla nostra mano. Se non scartiamo 2 carte questo attacco non ha effetto. È un Pokémon che fa moltissimi danni, perché 120 è un attacco abbastanza elevato, soprattutto per essere un Pokémon facile, veloce da evolvere, fase 1 e non X, e in questo deck qua questo costo di scartare 2 carte non è così influente, perché abbiamo molti metodi per pescare carte, al di là delle 2 ricerche accademiche e della Copycat, che utilizzeremo nel momento in cui inizieremo ad avere poche carte in mano e l'avversario ne avrà quasi sicuramente più di noi. Abbiamo i Fortune Guanti. Ogni volta che mandiamo KO un Pokémon con il Pokémon equipaggiato con Fortune Guanti ci permette di andare a pescare un'ulteriore carta, cioè ci permette di andare a pescare una carta.
Questo in combo con Cofagrigus rende autosostenibile il suo attacco. Giratina X ovviamente è uno strong attacker da giocare in quasi tutti i mazzi psico, secondo me, che ruotino intorno a una strategia di controllo o comunque di controllo del campo, quantomeno. E in DDX è un'aggiunta del nuovo set ottima, perché ci permette una volta al turno di curare di 20 HP il nostro Pokémon attivo, e ha un attacco molto importante che è psichico, che è il classico psichico, che è perfetto per andare a counterare deck con Pokémon che hanno un alto costo per i loro attacchi, o banalmente, se mai dovesse tornare in meta, che in realtà non è mai scomparso ma era stato leggermente accantonato, per assurdo un Celebi X psichico mangia vivo un qualunque Celebi X con qualche energia assegnata. Le due Sabrine sono fondamentali perché Cofagrigus fa 120 di danno, questo vuol dire che molti X non riesce a one shottarti. Con Sabrina abbiamo la possibilità di andare a fare kill sicure usando Sabrina e sbenciando uno dei Pokémon dell'avversario. Red ci dovrebbe tornare utile, ci può tornare utile, ci tornerà utile per uccidere magari Pokémon X come in DDX. Faccio uno perché è qua sullo schermo, che hanno HP inferiore ai 140. In quel caso possiamo usare Red e one tappare comunque il Pokémon X. L'utilizzo di tutte queste carte trainer ha ovviamente come secondo risultato il fatto che avremo comunque molte carte in mano, tra cui il secondo Channeling pescato con ortiglia, che non dovremo assolutamente schierare. Perché? Perché ci servirà la strategia ed la meccanica da tenere presente e non dimenticare quando si gioca questo deck, è che abbiamo bisogno di avere carte in mano. Quindi sulla carta questo mazzo può soffrire contro eventuali hard control che possono giocare magari un cartellino rosso, una Mars, soprattutto Mars. Magari abbiamo già mandato KO 2 Pokémon, quindi abbiamo ottenuto 2 premi, ci giocano Mars, ci peschiamo una sola carta e ci troviamo assolutamente in difficoltà perché l'attacco di Cofagrigus non potrà andare a segno, a meno che non saremo capaci di pescare due carte, cioè di scartare due carte, scusate. Secondo me è un ottimo mazzo anche per contrastare il Gyarados X, perché la meccanica del Gyarados X è andare a farci scartare carte dal deck. Con questo deck vi ritroverete, se lo doveste provare, vi accorgerete a pescare tantissime carte e a svuotare abbastanza in fretta il deck. Di conseguenza l'attacco di Gyarados diventerà superfluo, comunque inutile, nel senso sì, continuerà a fare un sacco di danni, ma il suo effetto secondario, che secondo me è molto pericoloso, cioè quello di andarci a scartare 3 carte dal deck, perde di efficacia. Ultimo deck, Jolteon X deck. Secondo me è un deck fortissimo, io l'ho testato, ho avuto una win streak abbastanza importante, comunque un win rate del 70% circa, ho fatto una trentina di lotte, è molto forte ed è soprattutto molto veloce e molto competitivo. Cosa giochiamo? Giochiamo doppio 0 ora, ovviamente. Secondo me non serve neanche specificare il perché qualunque mazzo elettro attualmente dovrebbe giocare 0 ora, perché è fortissimo, sia se iniziamo per primi che non per primi, perché ci permette di, se iniziamo per secondi, avere già 2 energie pronte su 0 ora per il turno successivo. Se iniziamo per primi comunque non perdiamo quel noioso primo turno in cui non si possono assegnare energie e quindi andiamo a eliminare quello che è di solito il vantaggio di chi inizia per secondo. Giochiamo doppio Eevee nuovo con l'abilità evoluzione potenziata, che gli permette, fin tanto che è il Pokémon attivo, di evolversi immediatamente sia al turno 1
anche se si può fare ma non è la nostra priorità, o comunque appena giocato. Dopodiché giochiamo un Jolteon, quello è il promo, ma comunque c'è anche la versione del non promo con Fulmine a ciel sereno. Appena entrato in campo ha un vantaggio di danni, quindi ne va a fare 60 invece che 40. Doppio Jolteon X, che è la nuova, è una delle nuove carte di Mega Rising. Fulmine Mach, costo 2, 80 di danno, ottimo counter di per sé contro i Suicune X perché è Pokémon elettro, ma soprattutto con la sua abilità Magnetomuro è un ottimo counter per molti altri deck, tra cui il Giratina Darkrai X, e comunque mazzi dove le energie che vengono assegnate sono parecchie e costanti, perché fin tanto che è attivo questo Pokémon, ogni volta che l'avversario assegnerà un'energia dalla propria zona di energia, Jolteon X andrà a fare 20 danni a quel Pokémon. Sylveon X è ovviamente solamente per pescare le carte, non attaccherà e non verrà utilizzato perché non giochiamo energia psico. Importante per giocare questo deck è solamente energia elettro, mi raccomando, perché sennò ci ritroviamo in difficoltà con Jolteon X, perché richiede 2 energie elettro e non solo una più una incolore, e un EVX. Come strumenti doppia Pokéball e un cartellino rosso, appunto per andare a contrastare i Pokémon, cioè i deck che usano Suicune X piuttosto che Entei X, quindi deck che vanno a pescare parecchio. Una borsa Eevee che torna utile o per curare le nostre Evolution o per aumentare i 10 danni del turno. Un Red per fare 20 danni in più a determinati X, perché Jolteon X comunque ha un attacco da solamente 80 di danni. Cyrus, fondamentale per rimettere in campo dalla bench avversaria un Pokémon danneggiato chiave che vogliamo tirare giù. Un mantello gigante e una prolunga. La carta prolunga secondo me è fortissima in accoppiata con Zeraora, perché di solito, almeno a me è sempre capitato di assegnare quasi solo sempre la prolunga a Zeraora, in modo da riciclare le 2 energie ottenute da Zeraora e andare in vantaggio di energie assegnate sulla mia bench. E Vera ci permette di andare a prendere nel momento giusto la carta giusta tra Jolteon X, Jolteon Fulmine a ciel sereno o Sylveon, se dovessimo avere bisogno di andare a pescare altre carte. È un deck molto veloce, ha, ripeto, ha un buon win rate, è sicuramente un po' carente dal punto di vista dei danni elevati, cioè non fa danni elevati, fa molti danni in poco tempo, questo sì, perché è molto veloce, ma non abbiamo mosse con danni elevati, quindi per esempio contro un Blaziken X o siamo bravi e veloci da riuscire a tirargli giù i Torchic, o se l'avversario dovesse giocare Blaziken X difficilmente riusciremo a vincere. Questi erano i 4 deck di cui volevo parlarvi e che volevo portarvi in questo video. Mi piacerebbe che nei commenti scriveste qual è il vostro preferito e che deck utilizzate voi in questo momento. Vi ringrazio per aver visto il video, per essere arrivati fin qua, e come sempre vi chiedo la cortesia di aiutarmi a crescere in questo mio nuovo progetto mettendo un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina delle notifiche. Per oggi è tutto, vi ringrazio e alla prossima, un saluto.